Siamo Giustina e Michael e insieme abbiamo acquistato un camper completamente infiltrato. Lo abbiamo demolito e ora lo stiamo ricostruendo da zero per dargli una nuova vita. Seguiteci in questo viaggio di ricostruzione per scoprire cosa abbiamo in serbo per voi. Ok, ci siamo. Ciao a tutti ragazzi, bentornati o bentrovati sul nostro canale. Finalmente siamo arrivati alla conclusione della vetroresina, quindi all'incollaggio e alla scoperta del risultato finale. Ragazzi, se non l'avete ancora fatto, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale perché a voi non costa nulla e per noi è un enorme supporto. Oggi abbiamo il nostro Cochito che ci fa compagnia e che anche lui, per questo momento memorabile, ci ha graziato della sua presenza. Coco dice basta! Basta con questa vetroresina ragazzi. Ma che state facendo? Incollate, scollate, pulite. La finite questa Andate cellula oppure l'ho rifatta altre 3 volte? Basta papà, tra un po' partiamo, sai? Tra un po' partiamo, davvero, no, davvero te lo dico. Dici che devo smontare qualcos'altro di nuovo? Dici tu? Allora, c'è anche Buddy, ma Buddy è sempre in funzione. lei, se vedrete, lei è per una cosa eccezionale, veramente. Sì. Altrimenti niente. Quindi comunque facciamo i seri e entriamo nella parte dei speaker che raccontano questa storia attraverso le immagini e parole. Dopo aver finalmente finito di togliere tutti i pezzi, tutti i pezzi del vecchio silicone, sia dalla parete ricoperta col pioppo, sia dalla vetroresina stessa, dopo tante ore di lavoro, sudore, sangue, veramente, perché Michael poi quando spattolava sbatteva con la mano, si faceva male, dettagli, ce l'abbiamo finalmente fatta. Quindi adesso siamo pronti a raccontarvi effettivamente come abbiamo fatto a incollare la vetroresina in verticale. Quindi non per terra, ed era molto complicato. Però Michael è un piccolo genio. Quindi abbiamo imparato ad applicare la vetroresina per terra in modo comodo, sbagliando, e abbiamo imparato ad applicare la vetroresina in verticale, questa volta però in modo giusto. Prima di tutto cosa abbiamo dovuto fare? Abbiamo dovuto creare un banchetto che a cosa serviva? Che ci permetteva di tenere il rotolo di vetroresina nella posizione corretta in modo tale da poterlo stendere agevolmente. Rimanevano quei piccoli fori che vedevate nella parete e che dovevamo andare a riempire in modo tale da avere sempre una superficie uniforme per poi spatolare tutto quanto. Quindi siamo andati a riempirci queste fessure con lo stesso incollante che avremmo utilizzato in seguito per incollare la vetroresina, in modo tale da non creare reazioni dovute all'utilizzo di prodotti diversi. Tanti di voi nei commenti ci hanno detto: ma la porta dov'è? E quindi ora ragazzi vi facciamo vedere come abbiamo fatto il foro della porta. E l'abbiamo fatto per valida ragione, perché in questo modo evitavamo di intrappolare l'aria all'interno e evitavamo che la vetroresina tornasse di nuovo ad avere dei problemi e quindi delle bolle d'aria intrappolate all'interno. Siamo andati quindi ad effettuare un foro per inserire quindi la nostra amica fresa. Siamo passati quindi ad effettuare tutte le rifiniture del caso e ci mancava sgrassare tutta quanta la vetroresina con dell'alcol etilico. Per supportarci ragazzi lasciateci un like e iscrivetevi al canale. Ed eravamo così pronti a iniziare la fase dell'incollaggio. Per la seconda volta. Su entrambe le pareti. Ce n'è. Per incollare la parete al meglio, innanzitutto dovevamo lavorare in modo molto rapido. Oltre a questi ausili che abbiamo creato precedentemente, ovvero il banchetto e tutte le presse necessarie per poi schiacciare la parete in verticale, abbiamo dovuto studiarci un piano per utilizzare il silicone che si trovava nei sacchettini lunghi. Abbiamo preparato 2 secchieli in plastica all'interno dei quali versavamo i sacchetti. L'abbiamo messi all'interno dei contenitori di plastica precedentemente preparati perché
la plastica, un materiale dal quale si scollava facilmente, non faceva nessuna reazione, quindi potevamo utilizzarli in sicurezza. Versavamo all'interno, svuotando il più possibile, 2 sacchetti di Sikaflex alla volta, e quindi poi inizialmente l'abbiamo preparati in 2, dopodiché Michael ha iniziato a spatolare e io ho cominciato a prepararli in background. Man mano che lui li finiva, io poi glieli passavo. Riusciti così a iniziare a spatolare tutta la colla. Abbiamo anche utilizzato un metodo per evitare che il Sikaflex si polimerizzasse, perché se fossimo andati a spatolare tutta quanta la parete per poi incollare la vetroresina avremmo avuto questo rischio. Quindi abbiamo cercato un metodo, ovvero abbiamo spatolato per circa la larghezza del pannello di legno che avevamo a disposizione e che successivamente saremmo andati ad utilizzare per pressare la parete. Pressando quindi soltanto questa parte, avendo quindi la tranquillità di poter continuare a spatolare successivamente il resto della parete. Man mano che andavamo avanti spostavamo questa struttura permettendo al silicone di schiacciarsi e quindi di attaccarsi perfettamente alla parete e quindi di togliere nello stesso momento tutta l'aria che poteva rimanere intrappolata. Allora, per fare questo sistema di pressa abbiamo inventato un sistema, ci siamo inventati un sistema che ci va a pressare al centro, ok? Si vede bene su questo, va? E ci va a pressare anche dai lati, 1 e 2. Questo va come la banana. Vai. Qui ci pressa sia uno, sia al centro che dall'altra parte. Quindi abbiamo tutta la parete pressata. E sperando di aver risolto il problema. Sì, speriamo. Dita incrociate. Eravamo così pronti alla grande rivelazione, quindi a vedere e verificare con i nostri occhi e con le nostre mani se effettivamente la parete fosse venuta come si deve. È il momento della verità. Quindi è arrivato il momento di togliere tutto e di vedere l'effetto finale. wow! Che bella parete che abbiamo finalmente! Andiamo, facciamo controluce. Sì, siamo controluce. Anche questa volta abbiamo imparato dai nostri errori e i nostri errori ci hanno insegnato tanto. Abbiamo fatto anche un'altra esperienza in più grazie ai nostri errori. Quindi noi praticamente con questo camper in realtà ne stiamo facendo 2. A volte anche 3. E certe volte anche 10, perché ci sono dei pezzi che abbiamo rifatto davvero. Tante di quelle volte che abbiamo perso il conto. Non uscirà perfetto, però noi cerchiamo. Sarà perfetto per noi, perfetto non per perfetto per tutti. Perché la perfezione è soggettiva. Sarà perfetto per noi.
Ma noi lo sapevamo che era perfetto per noi lui. Noi ci eravamo innamorati da subito di Camperini. Subito. Come l'abbiamo visto. E quello è stato, perché noi subito. Questo è nostro. Dalle foto, è stato l'amore a prima vista. Ce lo siamo presi così com'era. Sì. E ci ha portato a casa. Lui ci ha portato a casa. E dobbiamo sottolinearlo in ogni video perché Sì. questa è una cosa da non sottovalutare. Con lo scotch nel motore, voglio, con lo scotch nel motore. Poi è bello, è figo, è bello È tosto. Camperito! Cosa hai detto? Che con la luce di traverso si vedono anche i peli. I peli. I peli, capito? I peli si vedono. Del fondoschiena. Nel fondoschiena, dovevi dirlo perché sennò dovevamo dirlo, nel fondoschiena. L'abbiamo si detto, metteva dobbiamo con dirlo la luce così di spontaneamente. traverso si vedono anche i peli del fondoschiena. Con la luce, con i peli di traverso si vede la luce di fondoschiena. No, con la luce di traverso si vedono i peli del fondoschiena pure. Comunque vorrei fare vedere, fai una ripresa qui, vai là dietro e fai una ripresa lì. Vedi la È differenza? solo che con questa luce non è fattibile. Vai. Questo è il risultato da questa parte. E adesso andiamo a vedere cosa succede dall'altra. Dall'altra c'è questo. Sembra che è stata crivellata. Quindi capite il perché di tutto questo? Quindi ragazzi ce l'abbiamo fatta, dai! Possiamo davvero dichiararci vincenti di questa grande impresa? È stata lunga ma ce l'abbiamo fatta. Perché non bisogna mai arrendersi, ragazzi. Mai, mai e poi mai. Da ogni esperienza bisogna trarre un insegnamento. E quindi grazie ragazzi di averci accompagnato in questa avventura dell'incollaggio della vetroresina, di aver visto tutto questo lavoro, e adesso non ci resta che invitarvi a vedere tutti i vlog che verranno a seguire, che vi faranno vedere passo dopo passo come stiamo procedendo a fare la camperizzazione interna e ancora a fare anche la chiusura della cellula, che ancora al momento non abbiamo fatto. Quindi ciao a tutti ragazzi, ci vediamo alla prossima! Ciao! Strano ma vero.